Sapete cos'è un nomade digitale? Sapete cos'è un coworking space? Se no, è il caso che vi aggiorniate. Benvenuti ad un altro video sul mio canale e questa volta parliamo di nomadi digitali e coworking space. Allora, ultimamente la Lituania è diventata un hub per le start-up, l'abbiamo detto in un precedente video, e qui sono arrivati un sacco di nomadi digitali. Allora, innanzitutto, cos'è il nomade digitale? Il nomade digitale è una persona o un gruppo di persone che decide di non essere stanziale in un posto. Diciamo che è una persona che lavora prevalentemente in ambito digitale, quindi fa o il programmatore o uno di quei lavori che permettono di non dover andare in ufficio tutti i giorni, quindi lavorare da remoto, e sceglie per questioni sue personali o di vita di risiedere in un altro posto rispetto a dove ha il lavoro, perché il lavoro se lo porta e se lo tiene sempre in casa sul suo computer. Quindi il nomade digitale è una persona che molto probabilmente lavora 3 mesi in un posto, 4 mesi in un altro, 2 settimane da una parte, 3 settimane dall'altra. Ci sono delle persone che sono in giro costantemente per il mondo, per esempio. Addirittura qualcuno è sempre in mobilità perché si compra un van, lo converte in un van abitabile, vive nel van e lavora nel van tutti i giorni. I nomadi digitali ovviamente fanno business e come tali spendono dei soldi. I nomadi digitali sono coloro i quali si spostano in un paese se ci sono le convenienze per stare in questo paese. La Lituania è diventato uno dei paesi che ha attratto tantissimi nomadi digitali ultimamente. Perché? Perché l'infrastruttura lituana è una delle più avanzate al mondo, per esempio, per quanto riguarda la connessione internet. Qui le connessioni internet sono prevalentemente tutte in fibra ottica, internet a una velocità di 1 gigabit normale dappertutto, in casa, per esempio, tu hai 1 gigabit senza nessun problema e costa poco. L'altra cosa è una città, Vilnius è una città multiculturale e multietnica, quindi tu hai la possibilità di incontrare persone di tutti i tipi che sono qui non solo per far business ma anche per vivere e lavorare. Ecco che quindi i nomadi digitali sono arrivati a frotte a Vilnius e si sono trovati molto bene. Qualcuno è rimasto, qualcuno è stato solo di passaggio e poi se n'è andato, ma hanno creato una community molto importante e questa community poi ha fatto scaturire una serie di servizi di corollario per fare in modo che questi nomadi digitali potessero avere tutto quello che gli serve per stare in Lituania e vivere bene. Una di queste cose sono i coworking space. Cosa sono i coworking space? Allora, voi sapete che il concetto classico di ufficio è in costante declino e la recente pandemia ha dimostrato che mentre tutti pensavano che non sarebbe stato assolutamente mai possibile fare dei lavori da remoto, la pandemia ha dimostrato esattamente il contrario, che si può non solo lavorare da remoto, ma che la nostra produttività è comunque rimasta costante nel tempo nonostante il lavoro da remoto, cosa su cui nessuno o la maggior parte di noi non avrebbe scommesso un singolo senso. L'intensificarsi poi della presenza di nomadi digitali in un singolo paese fa nascere i coworking space. Allora, voi immaginate che dopo la pandemia moltissime aziende si sono trovate in difficoltà perché hanno offerto ai propri lavoratori di poter tornare a lavorare in ufficio e molti di questi lavoratori hanno detto alle società: cara società, se tu mi obblighi a tornare 5 giorni alla settimana in ufficio, io mi licenzio e vado a cercare un posto di lavoro dove invece mi danno un lavoro più flessibile per poter lavorare più da casa. Io stesso, per esempio, con la mia società lavoro in una multinazionale come primo lavoro da casa 4 giorni a settimana e solo 1 giorno a settimana lavoro in ufficio. Quindi le società cosa hanno fatto? Per contenere i costi, perché l'ufficio costa, hanno chiuso molti dei propri uffici permettendo una rotazione dei propri dipendenti sugli uffici rimasti. Ma il futuro è ancora peggio. Il futuro non sarà in forma per cui le grandi società compreranno o affitteranno grandi spazi e grandi uffici per far andare a lavorare le persone.
il futuro sarà l'ufficio di prossimità o il lavoro da remoto. Mi spiego meglio. Molte società già lo fanno. Ti dicono lavora da remoto, lavora a casa tua e io ti lascio lo stesso stipendio. Questo permette di avere meno commuting, quindi meno gente che si sposta durante le ore di punta, grande beneficio sia per la questione di costi, sia per il tempo, sia per l'inquinamento. Oppure io ti do un ufficio di coworking di prossimità. Le società cosa faranno allora? Si rivolgeranno a delle società che aprono degli uffici in coworking. Cos'è l'ufficio in coworking? L'ufficio in coworking è un ufficio che non è di nessuno e di tutti contemporaneamente. In pratica esistono tante società private che comprano o noleggiano degli spazi, li attrezzano degli uffici con tutta una serie di feature e di facilities, tipo la cucina condivisa, il tavolo da ping pong, il biliardo, la sala da tè, piuttosto che la sala relax, eccetera, 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 e tutte le sale riunioni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi noleggiano il servizio, il posto di lavoro a giornata, a quota mensile o per un tot periodo di tempo, che potrebbe essere anche un anno. Quindi le società, le grandi società, ma anche le piccole, hanno tutto il vantaggio di poter fare accordi con queste società di coworking. In pratica io per esempio, che ho una società che si chiama Solo Gusto, che non ha un ufficio fisico perché noi abbiamo solo un online store, quando abbiamo bisogno di fare delle riunioni con fornitori, clienti o con i nostri dipendenti, che cosa facciamo? Andiamo in un coworking space, prendiamo l'ufficio o gli uffici e la sala riunioni per tot tempo, un giorno, 2 giorni, una settimana, quello che è necessario, ci facciamo fare la fattura, paghiamo questa fattura e abbiamo l'ufficio a disposizione. L'ufficio è completo di tutto. Hai la cucina col caffè, il tè sempre a posto, addirittura molti forniscono anche frutta o verdura fresca, succhi di frutta, alla mattina ti portano i cornetti caldi, senza le pizzette, cose di questo tipo. Internet è sempre super veloce, c'è la possibilità di farsi ricevere se fai un abbonamento per esempio mensile, c'è la segretaria che ti risponde al telefono anche se non è la tua segretaria, ma è una segretaria che ha una linea con un numero di telefono a te dedicato e ti risponde al telefono. Piuttosto che puoi fare la consegna dei pacchi. Oggigiorno tutti comprano su Amazon e tu puoi chiedere al sistema di coworking che ti possa far ricevere i pacchi lì da loro, te li metti in un apposito box e tu li vai a ritirare ogni tot. Vi è sempre la security 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tu puoi andare nel coworking tutti i giorni, comprese il sabato e la domenica, addirittura anche la notte in alcuni coworking. Alcuni coworking hanno addirittura uno spazio sotterraneo per parcheggiare le macchine, per le biciclette, hanno addirittura delle facilities per fare la doccia. Se tu fai commuting verso il coworking con la bicicletta e sei sudato, puoi farti la doccia e puoi andare a lavorare senza nessun problema. Sono molto probabilmente dislocati, e normalmente lo sono, vicino a centri commerciali con altri servizi, a ristoranti, eccetera, eccetera. Hanno convenzioni con tutta una serie di laundromat piuttosto che caffè lì vicino che ti permettono di ordinare cibo da sport da far portare in ufficio e tu puoi mangiarlo negli spazi comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi piccole società o anche grandi società, per esempio, ci sono grandi società che fanno un accordo commerciale con gli spazi di coworking e dicono: a me non interessa chi sono i miei dipendenti che verranno lì a lavorare, io ti riservo qualcosa come 3, 4, 5, 10 posti tutto il mese, tutti i mesi, questa è la fee, ok? E tu me li tieni sempre liberi per i miei dipendenti. Dopodiché ci penso io a smistare i dipendenti come voglio io nel tuo coworking. Questo dà la possibilità di avere un ufficio anche distribuito. Pensate che oggigiorno di solito in ogni città c'è una società, per esempio prendiamo una multinazionale, che ha un ufficio unico, magari in una sola parte della città. Quindi tutti quelli che lavorano in quell'ufficio devono tutte le mattine contemporaneamente alzarsi, prendere o un mezzo di trasporto, che sia privato che sia pubblico, e recarsi in quello stesso ufficio.
Pensate invece a una cosa distribuita. Pensate di avere 1, 2, 3, 4 uffici di coworking dislocati in giro per la città e ciascuno dei dipendenti, qualcuno lavora da casa e qualcuno che deve andare in ufficio, si incammina alla mattina o prende un mezzo di trasporto o addirittura ci va a piedi al coworking più vicino a dove lui vive. Quindi qui abbiamo un doppio vantaggio, che ho sempre un ufficio, ma l'ufficio non è più di proprietà della società, ma al tempo stesso non va a fare al dipendente che vuole andare in ufficio, perché può scegliere se stare a casa piuttosto che andare in ufficio, qualche decina di chilometri. No, io mi reco nell'ufficio di coworking che è magari, non so, a 100 metri, 200 metri, 1000 metri da casa mia, avendo sempre lo stessa qualità del servizio che avrei in un ufficio normale. E soprattutto, se un coworking domani mattina non mi va più bene, lo cambio con un altro coworking e do un servizio magari migliore ai miei dipendenti, dicendogli: attenzione, magari fai 500 metri in più, ma hai tutti questi altri servizi che prima non avevi. Questo è il nuovo modo di fare ufficio, di fare coworking. Quindi, se si mettono insieme i nomadi digitali e gli uffici di coworking, in Lituania sta nascendo un nuovo modo di fare business. Questo perché? Che cosa succede? Succede questo. Coloro i quali sono nomadi digitali cercano i coworking dove andare per fare il proprio business. Voi pensate ad un YouTuber. Il YouTuber normalmente fa i video dove gli capita e poi spesso cerca la connessione internet ultra veloce per caricare i propri video online dopo averli editati. Avere uno spazio di coworking è la cosa migliore. Io pago anche a giornata. Tenete conto che un coworking costa 15-20 euro al giorno, una cosa irrisoria. In più ti fanno la fattura che tu puoi scaricare, perché se sei libero professionista scarichi la fattura, quindi diventa quasi una cosa interessante da fare. Stai lì tutto il giorno, puoi lavorare senza nessun problema, hai un ufficio della Madonna, perché alla fine le facilities sono veramente eccellenti, ma soprattutto c'è una ulteriore cosa che nessuno ovviamente ti dice, ma è implicita: il networking. All'interno dei coworking tu fai networking perché ti trovi davanti altri nomadi digitali come te che vengono dalle più disparate parti del mondo e poi trovi coloro i quali lavorano nel coworking per conto di una grande magari multinazionale che ha fatto l'accordo col coworking per mettere lì il proprio ufficio. Quindi la rete di connessione che tu riesci ad avere in un coworking è enormemente più vantaggiosa rispetto a quella di andare in un ufficio dove hai solo i tuoi colleghi che magari fanno parte del solo tuo network e non puoi allargare il tuo network all'esterno. Ecco che questo è un po' il futuro. Quindi la Lituania si è posta tra i primi top 5 country, tra le top 5 countries all'interno dell'Europa, come possibilità per i nomadi digitali e per il coworking. Qual è l'unico problema? È che qui non c'è bel tempo. Io conosco nomadi digitali che si sono trasferiti in Spagna, in Portogallo, alle Canarie e lì hanno aperto, addirittura qualcuno ha aperto dei coworking e vanno là a lavorare perché c'è anche bel tempo. Qui purtroppo la Lituania non offre il grande bel tempo della Spagna, del Portogallo, delle Canarie, comunque del Sud Europa, ma ci sono tanti altri vantaggi. Ecco, quindi se pensate di fare il nomade digitale o volete delle soluzioni alternative per la vostra azienda, potete pensare di portare tutto in Lituania, perché sia a livello di nomadi digitali e servizi per i nomadi digitali e di coworking, la Lituania è ben attrezzata. Vi metto nelle descrizioni qualche link a qualche coworking qui in Lituania. Ce ne sono tanti, di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutte le collocazioni, con caratteristiche molto diverse. Dateci un occhio se veramente volete venire da queste parti, scrivetemi se avete qualche idea che volete realizzare qui, posso farvi da consulente o comunque darvi qualche dritta sicuramente. Fate subscribe al mio canale, mettete un like a questo video, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima, sempre dalla Lituania. Ciao!